Don Artù, è vero che questa è la migliore commedia di Scarpetta? Donna Margherita, ogni volta che Don Edoardo Scarpetta scrive una commedia, dicono che è sempre la migliore. E siccome questa è l'ultima... E gli attori, li conoscete? Ma qui c'è il programma, leggete, è scritto qui. Speriamo di divertirci. Donna Margherita, statevi zitte che stanno per cominciare. Hanno bussato. E perché non sei andata ad aprire? Perché io non sono la vostra serva. E poi dal modo di come hanno bussato ho capito che è gente che cerca di voi. Noi non aspettiamo nessuno. E perciò ad aprire la porta noi non ci andiamo. No, cara Concetta, io capisco benissimo che è cosa molto difficile per due famiglie vivere assieme in questo sontuoso appartamento. È vero, e che voi signore avete tutto il diritto di litigare ogni momento. Ma la porta bisogna aprirla. Cara donna Luisella, potrebbe essere anche la fortuna che viene a bussare a casa nostra. Se trova la porta chiusa, quello si arrabbia e se ne va. Mo ci vado io. Va bene? Ci vado io. Ringrazio quello scemo di mio marito che si è fissato con la fortuna. Ma se aspetti che vado ad aprire io, stai fresca. Boh. Pasqualino? Ah, Chi era alla porta? nessuno. Ah, Falì, ma allora tu avevi sentito il campanello? Beh, è con questo. Siete voi altri del bassofondo che dovete aprire, no? Quando bussino al tetto, apro io. No, Falì, questa storia di non aprire la porta deve finire. Perché la gente prima bussa e poi se ne va. Oh, ma dimmi un po', Pasquale, non pretenderesti mica che la gente prima se ne vada e poi bussa? È ovvio, no? Già, ma potrebbe essere qualche cliente. Qualcuno che cerca te per farsi scrivere una lettera. O che cerca me per farsi fare una fotografia. Non si sa mai. Pasquale mio, si sa, a noi non ci cerca nessuno. Neanche il maresciallo dei carabinieri, te lo dico io. Lo so. Purtroppo i nostri mestieri sono in ribasso. La gente ha imparato a scrivere. E chi vuoi che viene a farsi scrivere una lettera? Ma le fotografie... Le fotografie peggio che andare di notte. La gente le fotografie se le va a fare dai veri fotografi. Ti pare? Purtroppo bisognerebbe cambiare mestiere. Io sono nato per fare il fotografo. E quello è stato il tuo errore, Pasquale mio. Tu non dovevi nascere. Scusami se sono nato, Cosa vuoi fare? Oramai ci sei. Pupè. Pupè, ma tu stai mangiando? Papà, io tengo appetito. Figlia mia bella, in una casa povera come la nostra tu ti permetti il lusso di svegliarti con l'appetito. Pasqua, quella non è che si è svegliata. Si è addormentata ieri sera con l'appetito. E va bene, ma non deve mangiare senza dire niente, così a tradimento, senza offrire un pezzetto al genitore. Papà, sto mangiando un pezzetto di cipolla. Cipolla? Già. Una ragazza come te mangia di questa roba. Tu dovresti mangiare petali di rose. Metti qua, cipolla. Questa è roba da facchini e da fotografi. Ma come qua già è finita l'acqua? Non so fare in tempo a darlo a prendere che finisce. Inutile che guarda me, io non mi lavo. E io invece qualche volta mi lavo, perché sono un uomo di lettere, sono una persona pulita. Gli sporcaccioni non li digerisco. A proposito di digerire, prima di andartene lasciami qualche cosa di soldi. Perché fritto e bicarbonato? Vuoi digerire? C'hai qualcosa allo stomaco? No, Folì, non mi cambia discorso. Io non voglio digerire, voglio fare la spesa. È giusto, è più che giusto. E difatti, come vede, sto per uscire per andare a lavorare, guadagnare un po' di denaro, portarlo a casa e comprare quello che occorre. Già, come se non ti conoscessi, che appena guadagni un soldo te lo vai a mangiare con le altre donne. Io? Ne Pasquale, io vado a mangiare i soldi con le donne. E lui lo sa.
Sì, cioè, cadeva, ma tanti anni fa. Ah, adesso vuoi farmi capire che sono tanti anni che non guardi più in faccia a una donna? Ma no, no, Luisella mia, qui noi viviamo sugli equivoci. Io volevo dire, sono tanti anni che non mi faccio una bella pranzata. E lui lo sa. Vabbè, ma ricordati che se ti trovo a parlare un'altra volta con quella piemontese... Piemontese? Quale piemontese? Lei va a scuola. Sono stato in Piemonte io. Mai. Mi sono mosso mai da Napoli. Mai. E lui lo sa. Io sto parlando della modista del piano di sotto. Apodista. Eh. Piano di sotto. Sì. Una donna. Sotto a noi c'è una donna. Fa scuola. Sotto a noi c'è una C'è donna. una donna? Non lo so, guarda tu. Che donna? Beh, Luise. Vabbè, come vuoi tu, Oh. però ricordati che non devi fare il cascamorto. Luise, io se casco morto dalla fame. È chiaro? E lui lo sa. Tutto so io. Panì, dove sei? Ah, Andiamo, Panì, va. andiamo, su. Pasquale, ricordati che sta povera figlia tua ieri sera non ha cenato. Ma anche questo povero marito tuo non ha cenato. Andiamo. Esco apposta, no? Andiamo. Andiamo. Au revoir, my fan. Speriamo che oggi vada meglio di ieri. Ma quel soldato che veniva tutti i giorni a farsi scrivere una lettera. Congedato. Ma. Giacchino, i nostri omaggi. Ma una cosa, Gaetano. Queste persone del terzo pianeta. Papà, Che c'è? c'è Don Giorgino, il padrone di casa. Padrone di casa. Don Giacchino. Oh, per Bacco. Si salva chi può. No, Filippo, no. Eh? Qua. Dove? Qua. È aperto. Qua, vai, vai. Sì, vai, vai. Vieni. Bobby vem brut paros di birichino. E sempre scappi, Vergognoso, sempre sotto al letto poi. Vieni qui. Oh, vem birba, una birba. Ma non ti faccio niente. Non ti faccio niente, vieni fuori. Bobby, non scappare così, andiamo. Oh, ma come sei diventato dispettoso. Io non ne posso proprio più, guarda. Ma non scappare. Bobby. Bobby. Oh, mi scusi, sa? Cercavo proprio il mio cane. Mi ha trovato noi. Deve scusare lei, signora. Noi ci siamo permessi di entrare perché stavamo giocando a nasconderella. Sì, per far divertire il bambino. Oh, Mimì, ma io sono troppo nuda, né? No, anzi, per carità, troppo poco. Sta benissimo. vai qua. È la signorina piemontese. Bravo, la signora Piemontese quella che sta sotto a noi. Che noi a casa ne parliamo sempre. sì. Mia moglie ha una simpatia folle per lei. Vai qua. Vabbè. Oh, ma com'è gentile la signora. No, Felice, io volevo chiederle un favore. Dica, signore, cosa devo fare? Lei lavora sempre sotto i portici del San Carlo? Ma non si deve preoccupare, se occorre venga a domicilio. Sì, scrive anche lettera a domicilio. No, volevo solamente sapere se lo spettacolo di gala in onore dell'Ossia di Persia si fa o non si fa domani. Beh, io credo di lo sa. Sì, si fa. Perché queste signore napoletane mi stanno facendo diventare matta, sa? Tutte quante vogliono il cappellino per domani e io ho lavorato tutta la notte. Oh, non ho chiuso occhio, sono stanca morta, ecco. Così appena mettono fuori il manifesto, me lo viene a dire, signor Felice. Senz'altro. Magari se non viene felice, vengo io. Faccio qua alla signora, l'incompenso l'ha dato a me, vengo io ad avvisarlo. Grazie, signor Felice, ma un gran simpaticone. Ampia tan. Faccio qua. Alla signora le piace il tam tam. No, gli piace tanto. Ah, non guardare. Papà, ma io stavo guardando la marmellata. E appunto quella dico. Io la posso guardare, sì. Certo ti capisco, deve essere buono, eh? La colazione, Anche. Per favore. Prego. È inutile, sa? Quando arriva quest'ora io devo mangiare. Ah sì? Capisci Pasquale? Lei, la signora, quando arriva a quest'ora deve mangiare. Lei. Sì, magari non ho fame, né? Ma è tanta l'abitudine che devo mangiare lo stesso. Noi invece, a qualunque ora. Mai. E poi sa, signor Felice, ancora non mi sono abituata alla vostra cucina. Alla nostra cucina. E come vi potete abituare? Non siamo abituati neanche noi. No, ma io dicevo a quella napoletana. Sì, a quella napoletana. Perché qui a Napoli cucinate tutto quanto con l'olio, mentre su da noi, nel nord, si fa tutto con il burro, Tutto col burro. Ah sì? Sì. Al nord fate tutto col burro? Tutto. Noi invece no, facciamo tutto con l'olio. Sì. No? Consumiamo da bicciane d'olio. Noi l'olio lo mettiamo persino solo in insalata. Le macchie ce le facciamo con l'olio. Ma no. Vede per esempio, queste sono macchie d'olio. Mentre da loro in Piemonte le macchie... Se le fanno col burro. Oh no, magari questo no, ma certo che ne consumiamo molto, né? Pensi che mettiamo il burro persino nel caffè latte. Ah no, noi nel caffè latte non mettiamo niente. Né latte né caffè. Oh signor, non ci mettono niente. Ma parliamo d'altro. Ma perché il latte e il caffè non ti piace? Sì, ma... Preferiresti una bella tazza di cioccolata? Con brioche, ti maritozzi? prego, ti prego, prego. Maritozzi! Quante volte ti ho detto che la roba degli altri non si tocca? Ma no, porcito, lo lasci stare, cosa vuole un bambino, no? Beh, ma ci sono anche i grandi però. Ma no, tieni, cara, tieni, va? Grazie.
Papà, vado a vedere se fuori c'è ancora Don Giacchino. Vai, piccolo, vai. Fate venire un'indigestione, sa? Ingordo. Lo scusi. Oh, ma per carità, i ragazzi quando vedono la marmellata, poi diventano grandi, si fanno uomini e non la possono più vedere. Infatti noi non la possiamo Balò di vedere più. birichini, ma perché scappi sempre sotto il letto? Fai arrabbiare la tua mammina, non bisogna, sai? Oh. E adesso buono, ne? Ah, Don Felice. Dica, signorina. Mi raccomando quel manifesto, ne? Lasci fare a me. Appena io vedrò il manifesto del... Grazie. Ai! Cosa è successo? Una zanzara. M'ha morsicato. M'ha morsicato. Una grossa zanzara. Ma come mi dispiace. Ridammi l'unghia. Anche a me mi dispiace, un morso terribile, sa, portano la malaria, sono esanofele. E va bene, allora vuol dire che quando berrete voi, berrò pure io. Ma oggi l'acqua non la vado a prendere. E se aspetti che ci vado io, stai fresca. Donna Luisa, c'è Don Gioacchino, il padrone di casa, che sta salendo. Ah, vado a prendere l'acqua. No, ci vado io. Ci vado io. Vado io. Lascia. Buongiorno, donna Priscella. Buongiorno, Don Giacchino. Sei vostro marito? No, mio marito non c'è, ma c'è donna Concetta. Parlate con lei. E ricordatevi, Don Felice, io sono sempre sola, né? Quando volete venirmi a trovare mi fate sempre piacere. Ma il piacere mio particolare, signora, verrò senz'altro. Magari se non può venire Felice vengo io. No, Pasqua, no, Pasqua, alla signora la vengo a trovare io. E magari vengo pure io, così facciamo una bella festa. E di nuovo? Nuovamente. E hai anche il coraggio di negare, pezzo di disgraziato, ma non ci devi tornare a casa. Eh? E questo è il ringraziamento di tutti i sacrifici che ho fatto per lui. Don Gaetano, mi dovete credere, io ero una signora, ma vi giuro che se continua così mi piglio tutta la roba e me ne torno da mamma. Fate bene. Donna Luisa è bellezza mia. Scusate, per piacere volete fare un favore piccolo. Che volete? Ecco, voi lo sapete, io sono innamorato di quell'angelo di pupilla e allora voi le dovreste dire per piacere. E glielo dite voi per piacere, perché io questo mestiere non lo faccio. Come volete, bellezza mia. Mi avanzo 5 mesi di fitta e questa è l'ultima volta che vengo. Ah, e noi non chiediamo di meglio. Mi seguo e qua l'aspetto. Ma scusate, io dico una cosa, ma perché parlate sempre con mio marito? Parlate pure qualche volta con Don Felice. Con tutte e due. E non mi muovo da qui finché non vengono. E mi devono pagare. Altrimenti prima citazione, poi seconda citazione, poi sentenza e poi sequestro. Sequestro. E che sequestro? Guarda in che modo stanno combinati. Pasqua, la mattinata in onore dello scià di Persia, si fa. Così torniamo alla piemontese. Senti, Peppinino. Tu, appena vedi arrivare il primo cliente, tu corri dal pizzaiolo e ordini subito una bella pizzella, la solita. Stai tranquillo, papà. Stai. Eccellenza, buongiorno. Papà, vado a tirare la pizza. Buongiorno, eccellenza, mi dica. Carlo, un'informazione, per favore. Dica. Vorrei sapere la strada per andare alla stazione, da che parte è? Peppiniello! Un falso allarme! Ma come dico io, con tanta gente che sta a Napoli? Lei viene proprio da me a domandarmi l'informazione per sapere dove sta la strada per la stazione. Ma cosa crede che io sto qui, sto per divertirmi? È vero, l'informazione gliela posso dare per iscritto, gli posso magari fare anche la pianta, ma lei me la deve pagare però. Ragazzi, ma mi faccia il favore, io le ho chiesto un'informazione, non una lettera. Ma mi faccia il favore lei, sa? Fruttatore di sangue umano! Papà, e allora? E allora, figlio mio, lo vedi? Ci eravamo andati vicini. Ci vuole pazienza. Cosa vuoi fare? Perbacco, questo deve essere un cliente, non guardare. Capace che per la suggezione non si firma. Eccolo. Papà, posso andare? Un momento. Lei lo sa dove sta la stazione? Sì che lo so. E che gli c'entra la stazione? Sono venuto che mi ha scrivere una lettera, sa? La lettera? Corri, vai. Dunque, una lettera. Una lettera da carta, sa?
E perché la lettera si scrive di Una porcellana? cosa buona, Tu, lei è ignorante? Io sì. Bravo, Lo bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbe essere. E se ha dei figliuoli, non li manda a scuola, per carità. Non li veglio ne tengo. Ti faccia sguazzare l'ignoranza. No, ne tengono compare nipote. E proprio da lui deve scrivere la lettera, sai? Bravo, a lui. Quanti anni ha questo compare? E tiene 45 anni. 45. Eccola qua. Questo va benissimo. E chi è questo? No, vedi, noi le lettere le scriviamo prima, di modo che quando viene la persona. Non, tu non sai che devo scrivere qui dentro. Vabbè, non vuol dire, guadagniamo tempo. E che fai, li fatti miei? Ma scusi, lei mi ha detto che suo nipote compare ha 45 anni. Questa lettera io l'ho scritta 3 anni fa per un signore che ne aveva 42. E sto signore che lo compare mio? Non vuol dire, ma gli va bene. No, una paesana non mi piace. Ma gli andrà bene. Ma no, non me la La vuole da capo? Proprio da capo. Scriviamolo da capo. Oddio, lo facevo per lei. Lei con questa lettera economizzava. La vuole nuova, facciamo la nuova. Bravo. Siamo qui apposta. Dove? Vuol dettare per cortesia? Scrive? Sì. Napoli? Va. Napoli, eccetera, 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 sì signore. Caro Giuseppe compare nipote. Beh, caro Giuseppe, E mi compare mio nipote. Vabbè, vuole che io... Beh, caro Caro Giuseppe, compare nipote. compare nipote. Ti paresce, paresce? Nipote, sì. Sì. A Napoli sto facendo la vita dello signore. A Napoli... Stocio facendo. Stocio. Io stocio, tu stoci, non esiste questo. Non ti piace stocio? Sto! Sto. Io sto! E mi fa scrivere... Più corto, ma. Mi fa scrivere stocio. Santo Dio, come si fa, come si fa. Sai, questo lo vestito l'hai comprato io, me me lo stai appena cambiato colore. lo sto facendo. Paga sempre io. Ah, bravo, bravo. Paga sempre lei, bravo. Pepperel, quelle pizze diventano 2. Alla sera me ne va a calutà barena. Bene, alla sera Me ne va a calutà barena. Me ne vado. E me ne esco quanti chiodi. Quanto chiodo? Quanti chiodi? Ma che sta chiovendo in nostro, vedi? Quanto chiodo? Chiodi? Si chiudono le porte, va. Ah, quando Finisce, chiude. finisce. Dice chiodo. Dice chiodo. Chiude. E per questo. Mi dica il pensiero. E così per io... questo, E per questo? mandami un poco di soldi. Per questo mandami un po' di soldi. Perché non tengo nemmeno i soldi per pagare la lettera allo scrivano che mi sta scrivendo la lettera presente. E poi? E poi metteci li salute, fondo. Ma che saluti! A saluti! Ma che saluti a saluti! Vai via! Ma vai via! E ringrazia Dio che non mi dice mai perché mi serve! Vai via! Chiodo, ponte! Chiodo, stace! Mi fa perdere del tempo inutilmente. Papà, le pizze sono pronte, dammi soldi. E che soldi e soldi, e che pizza e pizza. Mi è passato l'appetito. Non voglio mangiare più. Vieni qua. Tieni, vai dal cavaliere. E speriamo che anche oggi ci aiuti. L'affitto lo deve pagare Don Pasquale. Felice deve pensare per me e per suo figlio. Sì, tu te ne curi tanto di quel ragazzo. Lo mandi pure senza camicia. È già troppo quello che faccio. Alla fine poi non è figlio a me, è figlio alla prima moglie. Vorrei dire alla vera moglie. Donna Concetta, state zitta se non mi fai passare un guaio. No, il guaio lo passo io. No. Il guaio lo passo io. No, lo passo io. Lo passo io. No, il guaio l'ho passato io affittandovi la casa. Mamma, lascia stare. E lasciamo stare. Don Gioacchino, voi lo sapete, quella non è la moglie di Don Felice. La vera moglie non è morta. Sono separate da 6 anni. La Concetta, a me cosa interessano queste cose? Mamma, sono le 2 e papà ancora non è tornato, ma si può sapere quando si mangia. Figlia mia, ma cosa devo fare? Certo, non posso mica chiedere un prestito a Don Gioacchino. E vorrei vedere. Pupè, sa che faccio? Gli vado a fare un altro pegno. Sì, brava mamma, sì. Vado a impegnare il soprabito di tuo padre e un lenzuolo. Così impara a lasciarci in casa senza mangiare. Caro Felice, le cose non cambiano. Sì. Uno che ha imparato a scrivere, che ha buttato il sangue sui libri, deve stare alla mercé di quelli che non sanno scrivere. Qui, c'è Guglielmo, vai a vedere. No, quello è il Marchesino Eugeni. Marchesino! Quale onore, Marchesino? Una fotografia? No, grazie, niente fotografia.
E allora, Don Pasquale, mi dovreste fare un piacere. Ai vostri. Dovreste portare questo biglietto in palcoscenico alla signorina Gemma. Sì, figurati. E sapete, stanno provando, non fanno entrare nessuno. Voi invece... Io sono conosciutissimo. Però a lei personalmente. A lei personalmente. Io vado e torno, voi state qui. Sì. Per la risposta. Sì. Allora, al ritorno, vi trovo qui. Non mi muovo, state tranquilli. No, perché non sto tranquillo. Fuori, per favore, mi dai un'occhiata all'esercizio. Vai, vai. Don Pasquale, dove andai? Quello si può. Vado un momento in palcoscenico a portare questo biglietto del marchesino. Ma che vuoi fare il fotografo o il postino? L'uno e l'altro per aiutare la barca. Quello dopo mi dà la mancia e dividiamo a metà. Beh, Don Pasquale, io mi distacco un momentino, così fate un po'. Ecco, distraetevi, però non lo perdete d'occhio il marchesino. No. Io torno subito. Che penso io, Signor, scusate, chi è questa signorina Gemma? Quella. La prima? No, la seconda. Quella alta, la bionda. Ah, grazie. Ma non vi fate vedere, se no vi cacciano. Signorina Gemma, Che volete? c'è questo biglietto da parte del marchesino Eugenio. Grazie. C'è risposta? No. Nessuna risposta? No, potete pure andare, grazie. Ce la facciamo? Sì. Fotografo? Fotografo? Dov'è il fotografo? Comandi! E lei il fotografo? No, io non sono il fotografo, sono l'aiutante. Sì, perché Pasquale, il fotografo, è il mio socio. Posso fare io? Benissimo, allora noi dobbiamo farci una fotografia. Una fotografia tutte e due? Sì, tutte e due. Sposini? Da 2 giorni. Da 2 giorni sposini? Oh, che bellezza. È carina. Perbacco. Permette. Molto carina. No, vabbè. No, no, dico, facci i miei complimenti. È No, ma carina. che complimenti. Lasci fare, io sono un uomo che conosco la vita. Sì, una bella fotografia, eh? Andiamo. Oh, andiamo, su, dunque. Sì. Fermi, eh? Sì. Ma viene senza testa, non fa niente. Come senza testa? Facciamo in 2 riprese. Ma che 2 riprese? Prima la testa e poi il corpo. E poi attacchiamo e viene intera. Ah no, io voglio una fotografia regolare, ma che scherziamo? Io lo dicevo per lei, per facilitare. Ma che facilitare? Ci faccio la fotografia. Sì. Pronti? S'abbassi, eh? Abbassatevi. Ancora. Ancora più giù. Giù. Non vi vedo più. Allora. Pronti? Sposini. Sposini? Dove si? E dove ci ho messo lei, no? Sì. Venga su lei, venga su. Piano, così, ecco. Venga su. Lei vada dietro. No, dietro. S'abbassi più che può. Bene. Ma io poi ci vengo così. No. Allora, scusate, ma insomma... Sciupa la fotografia. Ma che sciupate la fotografia? Io voglio una fotografia regolare. E che sta combinando, Felice? Perbacco, è meravigliosa. Venga a vedere, Sì, voglio vedere. Io prendo il suo posto, eh? Sì. Dunque lei stava così? Sì. Io invece l'abbraccerei così. Ma io non vedo niente. Com'è che non vedi niente? Niente. È possibile? Ma... E adesso è pronto? Pronto. Scusi, con chi parlo io? Con lo sposo. Che cosa vuole lo sposo? Come cosa voglio? Io non vedo niente. Ma com'è possibile? Vedo solo un puntino nero. Ah, sì, anch'io. Aspetta, ferma, eh? Sì. Queste macchine, io non lo sporco. Si è tolto? Sì, si è tolto. Che accidenti è successo? Era l'occhio suo. Ma che insolente, guardate che fotografo, guardate. Vieni qui, andiamo via. Roba la macchina. Quante arie! Maria, hai visto? Hai visto? No, hai visto, lo dico io. E io che dico? Hai visto? Si può lavorare così, con clienti simili. È un mese che non faccio una fotografia. Vai qua, se ci tiri tanto, fammelo a me. Vai.
scendo un momento. Ma torno subito, però. Come volete, Don Gioacchino. Comunque, anche se non tornate voi, poco importa. L'importante è che torni mia madre. No, sta chiusa a quei 5 minuti. Non giochi per le tre vie. E voi che facevate lassù in quella casa? Perché avanzo 5 mesi di peggiore da quei galantuomini. Voi piuttosto cosa cercate da queste parti? Io ve lo dico, bellezza mia, ma voi non dovete raccontare niente a papà, eh? Sono innamorato di Pupella. Ah, e con vostro padre com'è stato? In pace o in urto? In urto, sempre in urto, bellezza mia, sì. Pensate che 2 mesi fa io gli sottrassi 3.000 lire dalla scrivania. E lui si è arrabbiato, si è offeso, m'ha cacciato di casa, m'ha cacciato. Vedete un po' che razza di padre. Che razza di padre. Ma del resto a voi che servono i soldi? Avete trovato una ragazza con la dote? Don Gioacchino, non facciamo tanto lo spiritoso. Tanto io so benissimo che Pupella non è affatto ricca. Ma che ricca! Io se fossi voi non mi fiderei troppo a baciarla. Perché? Perché quello quando sente del tenero morde. E quello sono 3 giorni che la madre è andata a fare anche un pegno. Voi che dite? Don Gioacchino, con Pupella mia in queste condizioni, ma bisogna aiutarla subito. Io non ho un soldo. Ma neanche io. Sì, però ho credito presso tutti i ristoranti. Sapete che faccio? Ordino un pranzo coi fiocchi. Andiamo, Don Gioacchino. No. Finché non vengono io non mi muovo da qui. Ma quando dovete venire, bellezza mia? 5 mesi, bellezza mia. Ve le pago io. Parola d'onore. Parola d'onore. Lupus inflammolo. Ecco, donna Concetta. Donna Concetta, non avete combinato niente? Ho trovato chiuso. Beh, arrivederci, salutatemi tanto Pasquale. Perché non lo volete aspettare più? No, però fra qualche giorno, cioè fra qualche mese, verrò quando potrò. Ecco. Come volete. Donna Concetta, buon appetito. Grazie. Buon appetito, bellezza mia. Scusate, non lo chiedo. Se vostro padre non vuol fare la pace, come fate a darmi i soldi? Ma voi che dite, bellezza mia? La conoscete mia sorella? La ballerina. La prima ballerina, prima. Beh, quella è mia sorella, mi adora e papà fa tutto quello che lei vuole. Adesso andiamo al ristorante. È inutile, i miei considerano tuo padre un arricchito. Mio padre è una persona per bene. Sì, lo so, ma per loro che sono ammalati di nobiltà è sempre un cuoco che ha avuto la fortuna di ereditare dal suo padrone. Sapessi come Severo, mio zio, il principe di Casador. Ah, e allora sposa di tuo zio. No, senti, Gemma, io ti voglio bene e troverò una soluzione. Stamattina ho incontrato la persona che potrà aiutarci. Sì. Ti ricordi quel tipo che ti ha portato il biglietto? Sono 3 giorni che non mangiamo e quello se ne viene buon appetito. Ma che vuoi che ne sappia delle nostre condizioni? Ah, deve essere papà, tieni. Oh, papà, finalmente siete tornato. Cacciate fuori i soldi che facciamo la spesa. Che devo cacciare, figlia mia? Io da stamattina non ho guadagnato nemmeno un soldo. Niente. Niente. E sta povera figlia ha fame. C'hai fame? Assai, papà, assai. E lascia crescere, è segno di salute. Sono giornatacce. Te l'ho sempre detto che devi cambiare mestiere. Ho provato a cambiare mestiere. Mi sono messo a fare il postino, non mi è riuscito nemmeno quello. E come si fa? Come si fa? Adesso che viene Felice a casa, prova a chiedergli qualche cosa in prestito. Sì. Ho aiutato tante volte io a lui, puoi aiutare una volta lui a me, no? Questo deve essere Felice. Pupè, vado ad aprire. Domando e dico, hai visto che si era fatto tardi? Potevi pegnorare qualche cosa? E io aspettavo a te. Sono stata, ma ho trovato l'agenzia chiusa. Pure. È Peppiniello. Poi papà lì. E tuo padre dove l'hai lasciato? Adesso vieni, io sono scappata avanti perché mi voleva prendere a calcio. Ti voleva prendere a calci. I calci sono niente, quello ti dovrebbe ammazzare. Così ci leviamo il pensiero. Ma perché? Che hai fatto? Niente, mi aveva dato una lettera da portare al cavaliere. Io me la sono messa in tasca insieme a una pizzetta che mi ha regalato il compare. E la lettera si è sporcata di grasso. E il cavaliere non l'ha voluta neanche leggere e me l'ha tirata appresso. E io sai che ti dico? È meglio che impari un mestiere e te ne vai di casa, hai capito? Perché noi non ti possiamo mantenere. Ma sì, me ne vado, state tranquilla. Vado al compare, almeno lui qualcosa da mangiare me la dà. Quasi quasi vengo anch'io dal compare. Un posto me lo trova e qua non ci torno più. Papà lì! E lo lasciate andare via così. Povera creatura. Sono buoni solo a maltrattarlo. Voi impicciatevi negli affari vostri. Queste sono cose che non vi riguardano. Chi si impiccia? Ho detto così perché mi ha fatto compassione. Ma senti chi parla di compassione. Ma dico io, con la debolezza che abbiamo, vogliamo sprecare le nostre energie per litigare. Questo deve essere Felice. Ah, finalmente. Buongiorno, Felice.
Buongiorno, Pasquale. Felì, noi stavamo aspettando a te. Poi dovete mangiare, io mangio dopo. Oh, che hai capito, Felì? Stavamo aspettando a te per qualcosa di soldi. Io stamattina non ho potuto combinare niente. Chi aspettava da me? E come ti salti in testa? Io in tutta la mattinata non ho scritto nemmeno una cartolina. Niente. Avevo mandato quel mascalzone di Peppanille dal cavaliere per un soccorso urgente. A proposito, l'ho incontrato per le scale che correva. Dove andava? Se n'è andato di casa. Ha detto che andava a lavorare dal compare. Quello sicuramente si è andato a fare un'altra pizza. Pizza. Qui si parla e non si mangia mai. Va bene, non ti avvilire. Finché c'è vita c'è speranza. A proposito, Concessa, sai chi ho incontrato stamattina? Il marchesino. Che bella cosa, eh? Mi è passato l'appetito. Si può parlare di niente, Contessa. Questo marchesino è un nobile napoletano. Quando morì la madre, fu invitato a casa sua per fare la fotografia sul letto di morte. Pasqua, se non interessa niente a tua moglie, perché dovrebbe interessare a me? Che c'è? Si fa così per dire. Lascialo. Dovresti conoscere il padre di questo marchesino. Un donnaiuolo. A proposito di donnaiuolo. Ma come ti salti in testa a te di nominare questo marchesino? Donnaiuolo pezzentone, ma basta, hai capito? Basta! Basta! Veramente basta, veramente basta. Questo è un inferno. Qua si mangia pane e veleno. No, Pasqua, solo veleno. Concetta, che cosa volevi per ignorare? Il soprabito tuo. Il soprabito. Come? Tu c'hai ancora un soprabito e non dici niente. Felice, si approssima l'inverno. Che devo pigliare una polmonite? Ma dico... Lo sanifico. Siccome il monte di Pietà era chiuso, vai dallo charcutier qui alla cantonata, Da chi? Dallo charcutier alla cantonata. E chi è questo sciacquettiero? Il pizzicagnolo, il salumiere. Il casatuoglio? E parla chiaro. Il bottegaio. Oh. Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare 1,5 chili di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco. Pasqua, tu con questa fame digerisci pure le corde di controbasso. Vabbè, lasciamo andare. Poi ti fai una bella boatta di pomodoro, perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. A proposito, il sugo come lo facciamo? Che dici? Con la salsiccia? Con la salsiccia? Salsicce? Con la salsiccia. Ti fai dare 1 chilo di salsiccia. Non pigliare quella stantia, quella già fatta. Quella c'è la macchina tritacarne. Piglia la pelle, l'infila, trrr-ta-ta, te la fa davanti a te. Chiaro? E poi rimaniamo così, asciutti. Solamente spaghetti e salsiccia. Vogliamo fare una bella padellata di uova? Uova in padella. Uova? Uova? Sì. Sì. Allora 10 uova. Tu le uova le mangi? Me le dai, me le mangio. Assicurati che siano fresche, Tu le agiti. Se sono fresche te le pigli. Se no, desisti. Come le vogliamo fare? Con la mozzarella? Sì, facciamole con la mozzarella. Le uova vanno fatte con la mozzarella. Ti fai dare mezzo chilo di mozzarella di Aversa, freschissima. Assicurati che sia buona. Piglia queste dita, premi la mozzarella. Se coli il latte, te la pigli. Se no, desisti. Che altro? Niente più. Un po' di frutta secca. Poi ti fai dare pure 5 lire in contanti. E vai fuori, ti ripeto, dal vinaio, a nome mio. Qua mi manda Don Pasquale il fotografo. E ti fai dare 2 litri di Gragnano frizzante. Assicurati che sia Gragnano. Tu lo assaggi. Se è frizzante, lo pigli. Se no, Desisto. desisti. Che altro? Tornando qui a casa, a fianco al portone c'è il tabacchino. Pigli 2 sigari, uno per te e uno per me. E il resto me lo porti, va? Pasqua, dimmi una cosa. Ma qui dentro c'è il paltò di Napoleone. Che c'entra il paltò di Napoleone? C'è il paltò di quando ho sposato mia moglie Concetta. Lo conosco quel paltò. Se io vado dallo chartonier con questo paltò, quello mi piglia a calci, hai capito? E poi non ci posso andare dallo chartonier, di. Perché? Sono 3 mesi che ho un mio vestito d'impegno e non sono andato più a ritirare. E io nemmeno ci posso andare. E allora? C'ha le coperte d'inverno. È permesso? Marchesino, quale onore! Vedi il marchesino. Buongiorno. Una sedia al marchesino. Una sedia al marchesino. Una sedia al marchesino. Prego, qui. Eccola. l'hai presa tu? La sedia. Fate. La sedia al marchesino. No. La migliore. La migliore non c'è. Quella di sotto. Quella di sotto. Scusate, Lascia la scusate. sedia. Prego. Te ne vedo una persona. Prego. Prego. Accomodate. E lei che fa? State in via? Scusate, marchesino, accomodatevi. È una distrazione, scusa. Perché poi stamattina non vi ho visto più, siete sparito. A che dobbiamo l'onore di questa visita? Sono venuto a cercarvi perché ho bisogno di voi. Don Pasquale, voi mi dovete aiutare. È un piacere che solo voi e vostra moglie mi potete fare. Falì, fosse venuto a chiedere dei soldi a noi. Se avanzo questa richiesta, gli do un cazzotto in testa. Dite pure, marchesino.
Sentite, Don Pasquale. No, veramente io non so se davanti al Signore posso parlare liberamente. Per carità, vi potete fidare. Felice più che amico e fratello. Anzi, permettete che io le presenti. Il mio amico Felice Giusciambò. Su. Non posso, mi sono incastrato. Tira. Su. Tira. Tira. Venga. Molla. Ha tirato la rezza dalla sorella. Piacere. Mica tanto. La schiena, sa. Dunque si tratta di questo. Avete visto la ragazza di stamattina? La ballerina. Ah, carina. Io me la voglio sposare. Se la vuole sposare. Se la vuole sposare. E se la sposi. Lo so, ma i miei non vogliono. La ragazza è figlia di un cuoco, di un certo Gaetano Semolone. Sapete quel cuoco che ha ereditato i soldi dal padrone? Cuoco. Che bella parola. Cuoco. Certo, capisco che i vostri nobili parenti si oppongono. Sposare una ballerina, figlia di cuoco. Sposatevi il cuoco. Non scherzare, Felice. No, dico sul E serio. io me la sposo lo stesso. Così i miei dovranno accettare il fatto compiuto. Però il padre di Gemma pretende che mi presenti a lui con i miei parenti. Don Pasquale, solo voi mi potete salvare. Ma in che modo? Non capisco. Sposati il cuoco. Alle Felice, non scherzare. Io me lo sposerei. Un cuoco in famiglia fa sempre piacere. Voi dovete diventare il marchese Ottavio Favetti, mio padre. Io, tu. Voi, donna Concetta, la contessa del Pelo, mia zia. Io, contessa. E qualche altro vostro amico, non so. Ecco, il signore, per esempio, il principe di Casador, mio zio. Io. Faccio il principe di Cassarola, ma... Casador. Va bene, no, non è possibile. No, non sono all'altezza. Non avete un parente più modesto. Per esempio il cuoco. C'è del cuoco, il cuoco c'è. Il vicecuoco. C'è. Il sottocuoco. C'è. Ma io voglio stare in cucina, lasciatemi in cucina. Facciamo Felice, ti prego. Vabbè. Marchesi, riflettete bene. Se il padre della vostra fidanzata, il cuoco, si accorge di questa finzione... già. Ci può dare una solenne bastonatura. E noi non siamo in condizioni fisiche di poter sopportare una solenne bastonatura. No, state tranquilli, andrà tutto bene. Speriamo. Aiuto! Altra volta, Felice. Tira. Venga. Tira. Che? Un chiodo. Piano. Tutti i paesi bassi. Piano. E la spalliera qua. Allora siamo d'accordo, posso andare? Sì, ma un momento, io non mi ricordi. Chi devo essere? Chi sono? Il principe di Casador, mio zio. E io? Il marchese Ottavio Favetti, mio padre. Io sono Favetti. Io sono Cassarola. Pavetta e Cassarola. E io chi sono? La contessa del Pero, mia zia. Papà, io non so niente. Per Marchesi, mia figlia, mica la posso lasciare a casa. Non c'è un personaggio anche per lei. Ma sì, che il marchese è tanto buono di tira fuori il personaggio. Ci penso io. Dunque ha detto principe, marchese, la contessa del Pero, la regina. Non scherziamo, Felice. Aspettate, mia zia ha una figlia. Potrebbe essere mia cugina, la contessina del Pero. Oh, mamma, che bellezza! Faccio la contessina! Oh, quello che mi raccomando è aria di nobiltà, soprattutto albagia. Si immagini, io ho avuto uno zio che ha fatto 30 anni farmacista. E che c'entra? Ecco, ha detto farmacia? Albagia. Ho capito farmacia, scusa. Marchesi, a proposito, come veniamo? Di no, perché non ce la facciamo. Dicevo, come dobbiamo venire vestiti? Potete mettere i vostri abiti della festa. Marchese, veda, noi abbiamo Pasqua, Capodanno e Ferragosto. Tutto qui. Ho capito. Allora domani vi farò avere i vestiti. E possibilmente qualche maglia di lana pesante. Che c'entra? La maglia non si vede. A noi ci serve, però. E se reciterete bene la vostra parte sarete ben ricompensati. Grazie, Marchesi. Vorrei dire una cosa, col permesso del Marchese. Noi verremo mangiati prima, ma dico, se casomai ci dovesse venire un pochettino d'appetito, c'è qualche coserellina da mettere sotto i denti? E altro che, là c'è tutto. Brodo, pasta asciutta. E poi ci sono gli antipasti, caviale, ostriche, filetti di tacchino, filetti di baccalà, omelette di baccalà con i fagioli, dessert, formaggio, caffè, dolci, frutta, caffè, zuppa inglese, zuppa francese, 1000 foglie, 1000 piedi. Pasquale, su con la vita. Caro Marchese, Pasquale ha mangiato da poco, lei nomina tutte queste pietanze, a lui gli viene la nausea. Scusate, Marchesi. Pensa agli affamati. Un capogiro. Dai. Marchesi, volevo domandare, dobbiamo andare lontano? Questo è l'indirizzo. Sì. Cavalier Gaetano Semmolone, Riviera di Chiaia 155, sì. Allora siamo d'accordo. D'accordissimo. Siete in buone mani. Grazie. Donna Concetta, buongiorno. Accompagnate il Marchese. Osservi, Marchesino. Marchesi, scusate, una domanda. Dite pure. Questo signore che dovrebbe fare vostro zio, il principe di Casador, non va detto che ha una moglie, la quale sono io? Non so, potrei venire anche io, potrei fare la principessa, non vi sembra? Mi dispiace, ma non è possibile. Mia zia, la principessa di Casador, è molto ammalata. Malattia di petto, lo sanno tutti. È più di un anno che non esce di casa, non si può. Hai sentito? Se ci fosse stato da fare un altro personaggio, il marchesino gentilmente te l'avrebbe proposto. È chiaro? La zia del marchese è gravemente ammalata. Forse va a casa e la trova anche morta. Vuoi fare la morte, tu? Vai in cucina a preparare il pranzo che è già tardi. Marchesino, come non detto. Arrivederci, don Pasquale. A domani. Accompagnate il Osservi, Marchesino. Marchesino.
Ma così me la comandi i vestiti. Ma che sì, le maglie? Le maglie non servono. Le maglie servono. Non servono. Pasquale, sto senza camicia. Va bene, ma non... Senti. Oh, Farino. Chi è stato? Io. E come ti permetti? Con questa debolezza lì ci fa mandare con la faccia per te. Feli, basta! Feli, non ne posso più di fare questa vita. E domani vedi quello che devi fare, eh? E vammi a spegnorare tutta la mia roba, hai capito? Vammi a spegnorare tutta la roba. Non alzare la voce. La gente che sente chissà cosa pensa, cosa crede. Oh, che ti ho pegnorato? Una villa, un palazzo, un piroscopo, un triciclo, che ti ho pegnorato? Un miseravellino che me ne date 100 misere lire. Ah sì, e quando ti sono servite non erano misere. Oh. Quando si vuole bene a un uomo si fa qualunque sacrificio. Tu state zitti perché a te ti tengo qua. No, io parlo. Ti ho detto tante volte che quando c'è tuo marito presente non devi tenerlo qui, hai capito? Quando c'è l'uomo lasciate parlare l'uomo. Si capisce? Ma perché Pasquale è uomo? Perché non so. No, dico che Pasquale è uomo da litigare. Oh, senti, io domani ti spegnero tutto. Bravo Felice. Oh, a costo da farmi prestare i soldi da Pasquale. Bravo Felice, non scherzare, Farino. Lasciatela perdere, Don Felice. A chi lasciatela perdere? Ma vieni La vogliamo finire! No, non la vogliamo finire! Siamo delle persone per bene, o no? Io sono un signore, non mi so trovare in mezzo a questo guazzabuglio. È chiaro? E che siamo? Guarda i ghibellini, guarda i ghibellini. E che sono ghibellino io? Ma non si vive più. Che non si vive più. Mamma mia. Oh. Veramente si mangia pane e veleno. Oh, Pasquale, te l'ho già detto un'altra volta. Qua si mangia solo veleno. Un miraggio. Io ho sognato il padre della ballerina, il cuoco. Permesso? Scusate tanto, ma stamattina andando via ho dimenticato i guanti. Eccomi. Ah, sì, grazie tanto. Buone cose. Buongiorno. Scusate. Ma che sta facendo? Sì, non abbiamo appetito e facciamo 4 salti. Volevo dirvi che io in questa casa non ci vengo più. Meno male. Scusate, Don Vincenzo, ma io adesso c'è sti fiori che porto. Ma che state facendo qua a caffè? L'onomastico della signorina Gemma. Ah, e allora tanti auguri, tanto tra poco ci rivediamo. Grazie, ciao. Arrivederci.
Scusate, Chi è? conoscete un certo Don Vincenzo? Certo che lo conosco, sono io. Allora Don Vincenzo, tengo una lettera per voi. Una lettera? Sì, ve la manda Don Michele e Senzale. Ehi, ma è tutta sporca di grasso. Non ci fate caso, mi succede sempre. Ah, lo succede sempre. Caro Vincenzo, questo povero ragazzo è figlio di un mio compare, ma è come se fosse solo al mondo. Sì. I genitori non si curano di lui, avrebbe bisogno di guadagnarsi da mangiare lavorando. Guarda se puoi farlo prendere al servizio del tuo padrone. Ti saluta il tuo amico Michele. Come ti chiami? Pappaniello. Ah, Pappaniello. Senti un po', Pappaniello, io adesso ci provo, ma se il padrone dice di no, bisogna che te ne vai. E dove vado? Io sto morendo di fame. E lo capisco. Fa una cosa, mettiti là dietro, dietro là, non muoverti. Io adesso ci provo, se tutto succede bene ti chiamo. Che c'hai qua dentro? Il vestito da servitore che mi ha regalato Michele. Ah, un vestito di servitore. Senti un po', Pappaniello, se noi vogliamo riuscire a farti entrare in questa casa, bisogna che tu dici che sei mio figlio. Hai capito? Sì. Mi devi chiamare papà. Don Vincenzo, basta che mi fate mangiare, io poi chiamo pure mamma. Bravo, vai, vai. Io l'avrei aspettata volentieri, ma non posso, caro commendatore. Ma mia figlia è andata a fare una passeggiata con la cameriera e torna da un momento all'altro. L'ho trovato applaudire a teatro. Ah, grazie, grazie. Oh, quanti fiori. Ah, i fiori sono tutti belli, però la vostra corbelleria è la migliore. Volete dire Corbeia? Sì, ecco. Olinezzi, ma avevo portato anche un anellino di brillanti. Sì, con la mia iniziale B, bebè. Ah, bebè. Sì. Ma scusate, il vostro nome qual è? Cosa ve ne importa del mio nome? Chiamatemi semplicemente Bebè, il mio pseudonimo. Ah, e allora io vi chiamerò Bebè pseudonimo. Scusate, cavaliere, volevo rivolgervi una parola. Andiamo, aspetta, adesso un momento, sto parlando col signore, maleducato, vengo. Beh, e allora per il momento, caro Bebè, vi ringrazio io. Più tardi vi ringrazierà mia figlia. Arrivederci, Caro commendatore. Bebè, caro. Ciao, caro. Beh, cosa vuoi? Mia cara Gemma. Bebè. No. Sono venuto per augurarvi tutte le felicità che desidera il vostro cuore. Grazie. Contemporaneamente per offrirvi questo dono come ricordo del signor Beppe. Brava. Carino. Come carino, quella è un'abitudine in brillanti. Beh, è una bim brillante. Bettina, riponilo. Sì, signorina. Signorina Gemma, se voi foste meno crudele con me, quante cose potrei fare per voi. Sì. Voi sareste capaci di fare per me qualsiasi cosa, meno che sposarmi. Signorina Gemma, io appartengo a una nobile famiglia e i miei parenti, voi capite che... I vostri parenti hanno ragione. Signor Bebè, le ballerine sono la rovina degli uomini. Lasciatele perdere. No, ma io non posso vivere senza di voi. E allora, signor Bebè, sposatemi. Sposarvi, oggi verrò ad applaudirvi al teatro e questa sera verrò a casa vostra a prendere il caffè e vostro padre mi ha pregato di venire. Beh, se fa piacere a mio padre, venite pure. Arrivederci. Arrivederci. Signori, ma voi vi capita tutta gente nobile con i parenti che si oppongono al matrimonio? Sì, ma questa volta i parenti di Eugenio saranno costretti ad accettare il fatto compiuto. E se si scopre l'imbroglio? No, andrà tutto bene, vedrai. Signorina mia, state attenta, perché oggi gli uomini pare che si divertano a ingannare le ragazze. Ma che dici, Bettina? Lo sai che Eugenio è pazzo di me? Sì, quello svergognato di mio marito, pure il pazzo faceva per me. Ma perché, Bettina, sei sposata? Sì, signori, da 8 anni sposai un giovane di notaio, un certo Felice Sciosciamocca. Ed è morto? Magari. Dopo 2 anni di matrimonio ci siamo separati. Ma perché? Perché? Aveva una relazione, quel mascalzone. Io lo seppi e ci siamo divisi. Povera Bettina, chissà quanto avrà sofferto. E quanto soffro, signorina mia. Ma non per lui, credetemi, non per lui, ma per il mio figlio, che lui mi portò via e non mi fece più vedere. Ma voi avete anche un bambino, Bettina? Sì, signori. E vostro marito non l'avete più visto? Ma che? Ma meglio per lui, però, meglio per lui. Perché se l'incontro, signori, ve lo giuro sul mio onore, se l'incontro io smetto di essere una donna separata per diventare vedova. Povera Bettina. Guarda, Pappaniello, che io per farti prendere ho dovuto dire che tu sei mio figlio. Perciò se qualcuno te lo domanda, tu come rispondi? Se qualcuno me lo domanda io rispondo che Vincenzo è padre. Bravo. Se qualcuno te lo domanda, tu dirai Vincenzo è mio padre. Andiamo. Volevate qualcosa, cavaliere? Sì, volevo provare fino a che punto il secondo cameriere è addormentato. Suono e non viene mai. Dovete perdonarlo, cavaliere, è un pochino tondo. Questa ragazzina sarebbe? Pappaniello.
Saluta il signore. Servo vostra eccellenza. Oh, cara, finalmente. Dunque tu sei figlio Vincenzo? E Vincenzo mi pare a me. Sì, si capisce. A questo ragazzino darò una 10 di lire al mese. Cavaliere eccellenza, è troppo. Va bene, se poi farà bene aumenterò. Grazie assai, cavaliere eccellenza. Come si dice al cavaliere eccellenza? Vincenzo mi pare a me. Sì, caro, ho capito. Dunque, stai bene attento. Questo è un campanello, eh. Un colpo si chiama la cameriera di mia figlia. Tu non c'entri e non ti muovi. 2 colpi, o chiamo tuo padre oppure l'altro cameriere, eh. Comandante eccellenza. Cosa vuoi? Avete suonato 2 volte. Oh, sono 5 mesi che suono per chiamarti e non sei mai venuto. Questa volta che ho suonato per non chiamarti, sei venuto. Vai via, vai via. Oggi è giorno di festa, non voglio arrabbiarmi. Vai. Ah. Senti, ragazzino, allora stai attento. Se suono 2 volte è per chiamare o tuo padre o quell'asino che hai visto. E io non mi muovo. Non ti muovi. Se suono 3 volte è perché chiamo te e allora ti presenti. Non dubitate, cavaliere, il ragazzo è molto intelligente. È vero, Papparini? Vincenzo mi pare a me. Ma Vincenzo, il bambino sarà intelligente, ma io non sono mica sordo, è la 3ª volta che mi dice sta cosa. Bisogna compatirlo, cavaliere eccellenza, è un ragazzino. Cavaliere eccellenza, al cancello si è fermata una carrozza pieno di signori. Sono i nobili, i parenti del marchesino che vengono da me per domandarmi la mano di Gemma. Vai a riceverli, cara. No, sì, non qua, per carità, che con quella faccia che hai questi mi ritornano indietro. No, vai te che sei più intelligente, vai. Al bambino ci penso io, vai. Mi raccomando, un bel inchino, eh. Vado subito, cavaliere eccellenza. Ecco, e tu vai in là. E tu, vieni qua. Fermo, ma no, così, immobile. E per qualunque cosa che ti succedesse, non muoverti. Cavaliere eccellenza, ma se mi viene uno sternuto? Trattieni, ma fermo. Guarda. Marchese Ottavio Favetti e suo figlio Eugenio. Oh, caro! Venite, papà, ecco qui il cavaliere. Signor Marchese, è talmente grande l'onore che mi fate oggi che quasi quasi mi pare di essere diventato scemo. Venite, zia. Prego, zio, accomodatevi. Cavaliere, ho il piacere di presentarvi la contessa del Pero, mia zia. Fortunatissimo, signore. La contessina del Pero, sua figlia. Molto piacere, signore. E il principe di casa d'Or, mio zio. Signor principe, è talmente grande l'onore che mi fate oggi. Basta. Che quasi quasi mi pare che sia un giorno festivo. Basta. No, io volevo dire, signor principe, che sono impotente perché non posso contraccambiare a quello che lei oggi... Basta. Ma... Egregio signore, noi in data odierna ci siamo degnati di venire in questa misera casa al cospetto di lei che in fondo, sebbene danaroso, è un disgraziato. E a diavolo! Ma in che caso sono venuto? In che caso? Imbecille, il cappello, principe. Ma perché non hai preso il cappello al principe? Ma mi avete detto di non muovermi. Ma si può sapere in che razza di casa mi avete condotto? Signor principe, perdonate. Basta. Vi sono cascati. E insiste. Ma lo sa costui chi siamo noi? Perdonatelo, signor. Basta. Ma io... Silenzio! O via. Ma si può sapere quando posso parlare? Zio, permettete che il cavaliere vi rivolga 2 parole. Chi costui? A me? Concesso. Grazie. Signor principe, ecco, io volevo dirvi semplicemente che sono commosso. Commosso per aver conosciuto una famiglia tanto lustra e illustrata. Obbrobrio. Ma lo vedi che era meglio se stavi zitto? Sedianci. Che cosa? Prego, si accomodi. No. Che cosa? Vai a prendere i gelati, vai. Dunque, voi siete il padre della ragazza che mio figlio dice di amare tanto?
Taranto? Tannato? Ah, Taranto. Sì. Precisamente, e vi assicuro che mia figlia gli porterà un amore inqualificabile. È proprio una grande passione quella ragazza. Eresia, eresia. Ma quanto mai si è visto che le ballerine hanno la passione? Via, non mi faccia ridere, buon uomo. Signor Principe, forse avete ragione. È vero che le ballerine hanno un carattere stravagante, ma mia figlia... oh. Signore, io ero un po' contrario a questo matrimonio. È vero. Ma poi, vedendo che mio figlio piangeva la mattina, piangeva il mezzogiorno, piangeva la sera, piangeva la notte. Piangeva sempre. Piangeva sempre. Dissi fra me e me, beh, accontentiamolo e non se ne parli più. D'altronde lui può fare quello che vuole. Possiede 600.000 lire di rendita. 600.000 lire? Ostrechetta, 600.000 lire. Ma che cosa sono 600.000 lire? Ma chi le ha viste mai? Dico, chi le ha viste mai in contante? Perché noi adoperiamo gli check. Sì. E lui lo sa. Tutti i check. Ogni check è così. Ah, d'altronde mio fratello, il principe, è qui presente. Ha già fatto testamento tutto in suo favore. Oh, sì, tutti i miei milioni sono di lui, di esso. Tanto cosa ci rimetto io? Scusate, principe, c'è mia figlia che è anche vostra nipote? Ma cara sorella, io dei miei milioni ne faccio quello che voglio. Di questo ne parleremo a casa, adesso sì. non è il momento. Sì, giusto. Dunque, dicevo, io ero un po' contrario a questo matrimonio, ma anche la contessa era sfavorevole. Sì, da principio la contessa era un po' duretta, come dire, un po' duretta. È vero, la contessa era un po' duretta, ma molti anni fa. Adesso invece la contessa è molla. Zitto. È molla. Zitto. Certo, non poteva farmi piacere imparentarmi con una ballerina. Ma poi visto che i miei fratelli, il marchese Ottavio e il principe di Casarola... Oh, che casa d'oro! Casa d'oro! Questa contessa sbalia tutti i cognomi. Visto che loro erano favorevoli e che la ragazza aveva dei buoni principi e dei migliori fini, ho accondisceso anch'io. Cavaliere Eccellenza, i gelati sono serviti. I gelati, là. Lo gradite un gelato? Ma perché non lo disturbo? Noi siamo abituati a mangiare i gelati. Sempre i gelati, sempre. Il tuo com'è? A me piace spiluccare nei gelati degli altri. Ma questa signorina Gemma, quando ce la farete vedere? Ti faccio vedere la Gemma. Subito. Vincenzo, vai a chiamare la signorina Gemma e pregala di discendere. Luigi, vattene, papà non ti vuole più vedere. E appunto per questo devi essere tu a cercare di convincerlo a far pace. Se no che sorella sei, bellezza mia? Io, ma come faccio? Papà c'ha ragione. Prima ti accontennavi di 500 lire, adesso gli hai preso 3.000 lire, che vuoi? E che colpa ce n'ho io se la vita aumenta, bellezza mia? Va bene, cercherò di parlare con papà. Adesso vattene, torna domani. Domani? E che ci arriva, bellezza mia? No, io devo far pace subito, mi urge. E come faccio? Abbiamo gente qui. E vabbè, e allora vattene. Io aspetto qua papà e appena lo vedo gli dico che quelli là non sono i veri parenti di Eugenio. Mamma mia, Luigino, sei proprio un ricattatore allora, non ti vergogni? Ho scherzato. Beh, fammi fare pace con papà, così Come poi ti fa? aiuto anche nel gioco. Signorina, Che c'è? il cavaliere vi aspetta nel salone. Vengo subito. D'accordo, nasconditi, appena posso ti chiamo. Grazie. Mi raccomando, bellezza mia. Non perché è mia figlia, principe, ma è un piccolo gioiello. Ah, sì, è vero. Io l'ho vista ballare diverse volte, è bravissima. Ah, per me è superiore a tutte le ballerine che ho visto ballare a Parigi. È stato a Parigi il principe. Ma io conosco più Parigi che Napoli. Fratello, di tu, quante volte siamo stati in Francia? Ecco Gemma. Vieni, figlia fortunata, che ti presento la tua nobile parentela, vieni. Sono onorata, signore. La faccia di Cartagine di tutti i cartaginesi. Sposta. Fa che io guardi. Prego. Che bel pezzo di nuora che ti sei fatta. Nipote mia. Vieni fra le braccia di tuo zio. Noi ti accoglieremo nel seno della nostra famiglia e tu accogliaci sul tuo. Scusate, zio, ma adesso basta. Capisco il vostro affetto, ma Ma adesso... cosa vuoi capire? Ma cosa vuoi capire alla tua età?
queste cose qui le possiamo capire noi. Principe, fratello mio, vorrei capire anch'io. La contessa ha ragione. Tu non puoi affaticarti. Dopo che hai avuto la meningite, devi star calmo. Cara. Caro zio. Io questa nipote me la vorrei interrogare. Se loro permettono, sa, vorrei dei ragguagli sul matrimonio. Volentieri. Vieni, cara, vieni. Scusate, A tutta loro, Monsieur Dame. Permesso. A tutta loro. Quanto è democratico vostro fratello. Nipotina mia, questo matrimonio è stato proprio una bella trovata. Sentite, principe. No, non chiamarmi principe, chiamami zio. Ma che zio? A me sembra che la parte dello zio la stiate facendo anche troppo bene. Oddio, ma allora voi sapete che è una finzione. Ma certo. Sì, vabbè, lo zio è una finzione, ma gli abbracci sono veri. Comunque, vi permetterò di abbracciarmi soltanto in presenza di mio padre. È giusto, è più che giusto. Accomodatevi. Perbacco, vostro padre. Marchesino, fatemi un favore. Fate voi gli onori di casa. Io devo dare degli ordini. State tranquillo, ci penso io. Da questa parte, prego. Pupilla. Luigino. Pupilla. Ti avevo pregato di aspettare, questo non è il momento, hai capito? Ma voi cosa fate qui, don Luigino? Io sono il padrone di casa, che cosa fate voi piuttosto qua? Sono i signori che fanno finta di essere i miei parenti. Ah, allora andiamo bene, così abbiamo l'occasione di stare sempre insieme, bellezza mia. Giovanotto, io sono il padre. Ah sì, date piacere. Ah sì, siete mio suocero, bellezza mia. La bellezza mia, che volete fare il democratico anche voi? Gemma, dove siete? Gemma! Cari miei nobili parenti, oggi ho pensato una cosa, ma temo di offendervi. Offendere? Badate bene a quel che dite, né? Sentiamo. Dato che oggi è la festività di mia figlia, ho dato ordini al cuoco di fare un pranzetto speciale. Ma forse il principe potrebbe offendersi. Ma parlate, Orsu. Lo dica o non lo dica? Dite. E non cambiate idea, eh? Principe, sarebbe per me un grandissimo onore avervi a... Averci? Dai, parla, averci. A pranzo con noi. Che offesa. Che offesa. Noi non siamo abituati a mangiare. Non siamo abituati a mangiare con persone che non sono del nostro rango. Pazienza. Comunque non mi sembra il caso di rassegnarsi. Rassegnarsi è una verità, bisogna insistere. In fondo, anche noi nobili abbiamo uno stomaco. Un cuore. Un cuore nello stomaco. No, a fianco. A fianco. A sinistra. A sinistra, appena si esce. Il cuore nello stomaco. Va bene. Voi con la testa, cosa ne pensate? Per farvi piacere. E voi, principe? Accettiamo. Oh, accettiamo. Principe, ne sarò grato per tutta la vita. Ma vi fa proprio tanto piacere che noi mangiamo qui da voi? Immensamente. E allora per farvi contento vuol dire che resteremo anche domani. Anche dopodomani? Anche una settimana? Anche 2 settimane? Poi no. Anche un mese? Anche 6 mesi? Un anno? 2 anni? 2 anni? 2 anni, 2 anni, 2 anni, 2 anni? Fatto, d'accordo, grazie! Vincenzo! Ti cegheremo noi. Che, lì? Ma come ci eravamo incamminati così bene? E tu a 2 anni hai spezzato. Pasqua, a 2 anni, noi siamo ancora giovani. Grazie, principe caro, che fortuna per me avere questi 4 nobili in casa mia per 2 anni. Si ricordi che i 2 anni sono rinnovabili? Come vuole? Io ho l'opzione. Principe, che fortuna, vado a dare a disposizione. Vada. Chi l'avrebbe detto? Una fortuna simile, principe. A chi lo dice? Farei che bellezza, tu ci pensi? Mangiare tutti i giorni per 2 anni. E io soprattutto lontano da Luisella. Donna Luisa, mi raccomando. E di che avete paura? Io me lo devo mettere per 2 ore, devo fare una visita molto importante e stasera ve lo riporto. Voi capite che se lo viene a sapere la mia signora, io faccio un guaio. Ma non vi preoccupate, stasera l'avrete, arrivederci, grazie. Arrivederci. Ma il principe, dov'è il principe? Compà. Principe. Principe, il dito. Beh. O per bacco.
un errore di persona. Ma come mai, principe, lei in cucina? Purtroppo per 2 anni questo sarà il mio posto di combattimento, caro cavaliere. E allora, se vogliamo, possiamo andare. Dove? In teatro a applaudire mia figlia. Ah, Sì, poi quando ritorniamo a casa ci mettiamo a tavola. Per adesso mi pare un po' presto. No, cavaliere, mio zio non può venire a teatro perché sua moglie, la principessa di Casador, è molto ammalata e sarebbe indelicato. È giusto, andate voi allora. Io faccio compagnia al principe, così organizzo tutto. Bene, arrivederci. bravo, organizzate. A me l'organizzazione mi piace. Io sono un uomo d'ordine. Che magnificenza, che bella casa. È inutile, io sono nato per fare il signore. Si bussa, si suona, viene un servo, si ordina. Ed io ordino. Comandante, eccellenza. Perbacco, mia moglie. Qui. Non abbiate timore. La signorina vi ha raccontato tutto. Di me vi potete fidare. Mi posso fidare? Sì, Sicuramente. certo. Che io mi fido, eh? Sì, sì. Vabbè. Dunque. Felice! Oh, svergognato, sei tu! Non cominciamo. Tu hai detto che mi potevo fidare, io mi sto fidando. A questo sei ridotto. Vai facendo gli imbrogli, ma mi sei capitato un'altra volta tra i piedi. Silenzio, non stillare che se quello sente siamo rovinati. È un uomo senza cuore, Vabbè. svergognato. 6 anni lontano dalla moglie, 6 anni senza incaricarsi se questa povera donna era viva o era morta. 6 anni senza farmi vedere una sola volta quella povera creatura mia, mio figlio, Peppeniello. Parla, dove sta Peppeniello? Non strillare. Dove sta Peppeniello? Non strillare che in questa casa ho fatto il contratto per 2 anni. Già, hai ragione. Hai ragione tu, io non posso strillare. Io non posso dire tu chi sei, se no farei male alla signorina mia. Però... Si capisce, faresti molto male alla signora tua. Lo vedi questo? Adesso sei ragione. Lo vedi questo? Non scherziamo. T'ammazzo. Non scherziamo con le armi. T'ammazzo, se non mi dici mio figlio dove sta, t'ammazzo. Scherzi di male, scherzi di villare. Parla, mio figlio, il sangue Dio, la creatura mia dove sta? Parla, signora! Basta, perbacco. Oh, voi state parlando col principe di Casador. No, per me può essere chi ti pare e piace. Io voglio mio figlio. Sono il principe di Casador. Non mi importa. Non ti conosco. Voglio mio figlio. Silenzio, basta, sta zitta, se no chiamo un cameriere e ti faccio mettere alla porta. Comandante, eccellenza! Questo che fa qua? E chi è questo bambino? Come chi è? Il nostro figlio, è Peppeniello. Oh, figlio mio, Peppiniello mio, Peppiniello mio, come ti sei fatto bello. Dammi un bacio. Ma voi chi siete? Io sono tua madre, la vera mamma tua. Oh, Ma cosa sta succedendo? Bello, figlio mio. Vincenzo mio, questo è mio figlio. No. Erano 6 anni che non lo vedevo. Ma parla, come mai ti trovi in questa casa? Vincenzo, ma parli a me. Figlio mio, vieni qua, raccontami tutto, vieni con me, vieni con me. Principe, mi dovete scusare, quel ragazzo è mio figlio. Tuo figlio? Sì, mio figlio.
raccomando, ragazzi, stanno per arrivare, fatemi fare bella figura. Oh, qui ci mettiamo il principe. Dov'è il principe? Stava dormendo su di una poltrona nel salotto, eccellenza. Che sonno duro che aveva. Ci ho provato a schizzargli l'acqua in faccia, ma non si è svegliato. Sta andato a schizzare l'acqua in faccia al principe? Ma sei diventato pazzo! Mi raccomando di te, Vincenzo, per carità, perché di questo scemo non mi fido io, Vincenzo, io alla fine del pranzo vorrei fare un bel brindisi, che ne dici, Io direi di sì. Ecco, cosa potrei dire? Quello che avete detto allo sposalizio era così bello. Ah no, quello no, ci vuole qualche cosa di più nobile. Ho trovato. Brindo alla felicità di questa bella nobiltà. Bravo! Bravo papà, bellezza mia! Bravo, papà! Bravo, bravo. Il pover'uomo se l'è cavata, Se mi fosse stato più vicino. Signori nobili, andiamo di là in salone a prendere il caffè. Sì, volentieri. Andiamo, prego. Sì. Accomodatevi, accomodatevi. Signor principe, lei non viene in salone? No, io resto un po' qua. Il proverbio dice a tavola non si invecchia. Come vuole, con permesso, con permesso. Giovanotto, dov'è la camera di Bettina? È vicina a quella di Vincenzo. Ti, fatti un'altra risata, non faccia sto paio di baffi. Vai. Signore, permettete una parola. Lasciate che io mi giustifichi e poi fate quello che volete. Sì, parleremo domani, quando avrete digerito lo champagne. Lo champagne? Ma io non ho mangiato e neanche bevuto. Non si direbbe. Come non si direbbe? Io ho pianto tutto il tempo del pranzo. Le lacrime mi cadevano nel piatto. Ho bevuto un brodo di lacrime. Impostore, bugiardo. Sì, hai ragione, Bettina. Ho torto, ho mancato. Ma tutto sarebbe finito lì se tu non avessi fatto quel po' di scenate che hai fatto quando hai saputo l'affare di Luisello. Ti dovevo fare i complimenti, no? No, ma capirai che è stato appunto in seguito a quella mortificazione che io decisi di non vederti più. E quando mi mandasti a chiedere nostro figlio, cioè nostro figlio, cosa dico? Vostro figlio. Sì, perché il ragazzo ha parlato, il ragazzo mi ha detto Vincenzo mi è padre a me. Io ve lo negai appunto perché pensavo che fosse l'unico mezzo per poterci un giorno riappacificare. Bella scusa, intanto quella povera creatura mia senza la camicia. Ma come può un padre, mandare il figlio suo senza la camicia? È vero. Ma che ne diresti, Bettina? Se il padre di quel ragazzo che non aveva la camicia non ce l'aveva nemmeno lui? Che bella cosa. Che schifezza. Oh, a proposito, ma com'è che Vincenzo è il padre di mio figlio? Perché Vincenzo, per farlo assumere dal padrone, lo presentò come figlio suo. E a Peppeniello disse, chiunque ti domanda rispondi che io sono tuo padre. Possibile. Proprio così. Allora, se è così, se mi hai detto la verità, Bettina mia, perdonami. Perdonami. Signor principe? Chi è? Io Vincenzo. Io chi? Io Vincenzo, il cameriere. E appunto di voi che cercavo. Dove siete? Sono Dove di siete? voi, signor principe. Dove siete? Mi avevano ordinato di portarvi il caffè. Appunto di voi cercavo, per dirvi che il caffè non lo voglio. Come volete, signor principe. Ecco. Vincenzo? Chi è? Vincenzo, per piacere, vuoi spiegare al signor principe perché Peppeniello ti chiama padre? Ah sì, così, per curiosità, non per altro, una curiosità da nobile. Ecco, signor principe, io ve lo dico, ma per carità che non sappia niente Don Gaetano. Omertà. Voi capite? Ecco, signor principe, siccome il ragazzo stava in mezzo ad una strada, allora io per farlo assumere in servizio ho dovuto dire a Don Gaetano che era mio figlio. Però io vorrei avere la soddisfazione di conoscere il padre. Ah beh, certo, conoscendo il padre. Per potergli dire, brutto disgraziato. Al padre. Al padre? Con quale coraggio hai abbandonato una creatura in mezzo alla strada? Tu sei una carogna. Il padre. Al padre. E vi assicuro, signor principe, che io avrei la forza di spaccargli la testa. Al padre? Sempre al padre. Già. Ma perché, Bettino, forse il principe credeva che tu fossi mia moglie? Già, presta poco. No, signor principe, tra me e Bettina non c'è niente, siamo bravi compagni. Capisco. E poi Bettina è una ragazza onesta e lavoratrice. Il marito no. Il marito è un disgraziato delinquente.
Il padre, il marito. Il marito. Con permesso, signor principe. Il padre, prego. Bettina mia, perdonami. Ti giuro che non ti faccio arrabbiare più. Staremo a vedere. Betty, io voglio dire Pepperiello. No, Felino, adesso dorme il bambino e se si sveglia e ti vede con quei baffoni si spaventa. Non lo faccio svegliare, io faccio piano piano. Gli do un bacino sull'epidermide. Va bene, adesso andiamo. Il principe stava inginocchiata davanti a Bettina, le teneva le mani e le diceva: cosa, Bettina mia? Ma allora se è così, se hai detto la verità. Ma qual è questa verità? Non lo so, forse il principe credeva che era mia Bettina, ma lei gli stava dicendo di no. Oh, che guaio! Ma il principe è già sposato. Ma anche Bettina è sposata. Bettina è sposata? E tiene pure un figlio. Un figlio? E sapete chi è? Peppeniello. Quel ragazzino? Già. Ma quello non è figlio tuo? Sì, è figlio mio, ma il padre è il marito di Bettina. Io non capisco più niente. Ma guarda un po' che guaio, ero così contento oggi. Il fidanzamento di mia figlia. Ho rifatto pace con mio figlio. A proposito, hai visto che per tutto il pranzo Luigino ha parlato sottovoce con la contessina? Meno male che nessuno se n'è accorto. Papà, ma perché ci avete lasciati soli? Senza di voi non c'è più animazione. Ma mio fratello il principe, ove? Come? Ove? Dove sta? Papà, io accompagno la contessina a vedere il giardino, se permetti, bellezza mia. No, io non permetto. Più tardi andiamo tutti in giardino, vero Marchese? Cavaliere Eccellenza, la principessa di Casador. Vostra cognata. Ma come, la principessa è così ammalata? Deve essere successo qualche cosa di grave. Marchesi, pigliatevi il sigaro, pigliatevi i vestiti, perché qui la buschiamo, Aspettate, ci deve essere un equivoco. Pasquale, ma che succederà? Luigino, una sedia, presto. È la moglie di Don Felice. È Luisella. Piano, state piano, venite. Grazie, signore. Quanto siete buono. Accomodatevi, Grazie. principessa. Piano, prego. Piano. È morta? Magari. Ma perché è uscita di casa a quest'ora così malata, principessa? Lo so, io non dovevo muovermi di casa. Ma cosa volete? Mi sono vista sola, abbandonata da tutti e ho detto, giacché debbo morire assolutamente, voglio morire in mezzo ai miei dilettissimi parenti. E allora sbrigate, va. Cerca di fare presto. Lo so che voi poco mi curate e che aspettate con ansia la mia morte, ma sapete come si dice? Morte desiderata non viene mai. E se aveste avuto un pochino d'affetto per me, dovevate dire, povera principessa, e adesso che farà lei sola a casa? Noi ci divertiamo, beviamo, mangiamo, e quella povera principessa sta a digiuno. A digiuno, principessa, Ma signore, il medico le ha ordinato di non mangiare. Sì, mi aveva ordinato il medico, ma adesso mi sento molto meglio. Sì, oggi ho mangiato 2 uova dure e un pezzo di pane, tanto per avere la forza anch'io di venire qua a vedere la bella sposina. E poi perché ho bisogno di parlare col principe. A proposito, ma dove sta il principe? Sarà in giardino? Sì, e allora andiamo in giardino. Andiamo. Piano. Guardala che commediante. Sei infarinata non mi tutta. tirate, perché io sono ancora molto debole, io sono debole, per forza, perché io sono malata, tengo le gambe che mi tremano. Poi a quest'ora mi viene sempre un poco di tosse, l'affanno, le convulsioni. E sapete quando mi calmo? Quando vedo il principe. Sì. Fatemi vedere il principe e io mi calmo. E andiamo. E andiamo a vedere il principe. Andiamo. Voglio vedere il principe. E cammina. Andiamo a vedere il principe. Euge, troppi parenti. E mo che succede? Speriamo bene. Quanto è bello questo figlio mio, Suo figlio?
Ma si può sapere di chi diavolo è figlio questo Pimpiniello? Nostro, un po' di tutti. Oh, ma tu credi che il principe dispiacerà se lo chiamiamo? Signorina, c'è il signor Bebè. Me lo dici con quella faccia. Chi è, il solito corteggiatore? Sì. Allora vado io a riceverlo. Eugenio. Sono curioso di conoscerlo. E dammi un bacio. Che peccato. Signor Bebè. Eugenio. Papà, che fate qui? Come cosa faccio? Io sono vostro padre, sono venuto a vedere che cosa fate voi in questa casa. E così voi sareste il signor Bebè. Così, mentre voi proibite a me di sposare una ballerina, non disdegnate di essere il suo più assiduo corteggiatore. Insomma, Berretti, vi ripeto, sono vostro padre. Ecco. E non voglio che voi indaghiate sulla mia vita. Naturalmente. Però bisognerà vedere che cosa pensa di questo mia zia, la principessa di Casador. Voi non farete questo, eh? Lo farò. Voi non lo farete. Del resto, se volete sposare Gemma, io non ho niente in contrario. Non mi basta. Voglio il vostro consenso. Col mio consenso non la sposerete mai. Va bene. E allora io andrò a fare una visitina alla principessa di Casador. Un momento, aspetta, zitta. Mettiamoci d'accordo una buona volta, cerchiamo di convenire. Paesino, siete desiderato dal marchese vostro padre. Come io ti desidero, come? Sì, vedete, papà, adesso vi spiego tutto. Il padre di Gemma. Principe, perdonatemi se vi ho disturbato, ma sapete chi vuole parlarvi? A me? Vostra figlia? No, vostra moglie. Mia moglie? Sì. E quale moglie? La principessa. La principessa? Ma proprio la principessa? La principessa. Torno da Bettina. No, principe, poveretta, è tanto malata. E appunto per questo, per carità, io ho paura del contagio. Cavaliere, mandatela via. Per l'amor del cielo, se quella mora qui sono guai. Sono guai, non potete giocare nemmeno all'8, perché principessa è morta, fa 92. Cacciatela via, cacciatela via! Principe, finalmente vi trovo. Ho tante cose da dirti, mio amato consorte, e abbracciami. E dimmi pure tu qualche cosa. Cara moglie, ma come voi così malate siete uscite dal letto? Ma per carità, lo sapete che potevate morire? Questa potrebbe morire da un momento all'altro e non è morta! Non è morta! Non è morta. Fratello, cosa ne dite di questa inaspettata visita? Ci ha fatto tanto piacere. Siamo rimasti tutti meravigliati. Scusate, principe, voi nobili dovete parlare di cose intime. Se permettete, io mi ritiro, con permesso. Prego. Se permettete, voi nobili dovete parlare, mi ritiro anch'io. No, tu. Andate pure, buon uomo. Voglio restare sola con mio marito, il principe. Miei rispetti, principessa. Oh, a quanto pare non vi ha fatto molto piacere questa mia visitina. No e no. Donna Lucia, voi tutto dovevate fare fuorché venire qua. Noi qui non stiamo divertendoci, stiamo lavorando, ci stiamo guadagnando una minestra. E me la voglio guadagnare pure io, la minestra. È finita la minestra, non c'è più minestra. Sì. Non strillare, non ci facciamo conoscere per quello che siamo. Non strillare, stai zitta. Sta zitta. Non strillare. Io non voglio vederti più, capisci? Non ne posso più. Ti pianto e me ne vado. Ah, brava, avete sentito? Avete sentito? Brava, bene, bis. Loro sono testimoni, eh? Mi pianta e se ne va. Voi siete testimoni. E questi non sono mica testimoni così, sono oculari. Siete oculari voi? Sì, sono oculari. Me ne vado. Ma prima mi devi spegnorare tutta la mia roba. Quanto è sto vigno? 247 lire. Tu per 247 lire fai tanta storia. 247 lire. Dammi 247 lire, avanzi. Come avanzi? Ma com'è possibile che io non trovo nessuno che mi dà 247 lire per non vederla più? Te le do io. Donna Bettina. Vostra moglie. Ma che stanno i gatti sui tetti? Voi state qua, state. E allora tutto è chiaro, tutto è a posto. E allora vuol dire che le 247 lire me le date voi. Perché per voi non sono niente 247 lire. Si capisce che non sono niente, perché io me le guadagno col lavoro. E sai che ti dico, donna Luise? Vattene con le buone, se no te ne vai con le cattive. Me ne vado con le cattive. Io me ne vado con le cattive. Te ne vai con le cattive, sì. Ma la sentite? La sentite? Certo, quella è la moglie. Sì. E la moglie se la deve prendere col marito che va facendo questo imbroglio. No, me la devo prendere con te che ti mettessi con un uomo ammogliato. Ha
Barone. Principe! Che c'è? Avete perduto un baffo? Io? Sì. Ma per carità. O per Bacco, è vero. Non facciamo scherzi. Chi l'ha preso? Ma non ci fate caso, è una mossa sanguigna. Sì, vedete, c'è nelle liti chi perde la calma, chi perde la pazienza, io perdo il pelo. Questa volta è stata la volta di un baffo. Ma cosa dite? La mossa sanguigna mi ha fatto un baffo. Ma marchese, contessa! Ma quale contessa? Ma quale principe? Ma insomma, ma non ve ne siete accorti che sono 4 imbroglioni morti di fame? Questo è Don Felice Sciammocca, lo scrivano, e quest'altro è Don Pasquale, il fotografo. Ma principessa! Ma chi? Principetta e principessa? Ma possibile che non avete capito niente? Ma voi che pezzo di battilocchio siete? Ma fatemi il piacere. Io adesso me ne vado, Ma sai che ti dico? Domani portami le 247 lire, se no dove ti trovo? Una bastonata ti do e ti apro tutto questo. Brava! Questi 4 imbroglioni, il principe, il marchese, la contessa, la contessina, su! Per la faccia vostra! Lode da mia, sei tu! E che ne dice quella? Ricordatevi che io sono un signore. Marchesino, che cos'è questo imbroglio? Sì, Don Gaetano, perdonatemi. Sono io che ho architettato tutto questo stratagemma perché amo troppo vostra figlia. Sì, papà, perdonate. Adesso però sono pronto a sposarla, col consenso di mio padre qui presente. Voi suo padre? Perché vi facevate chiamare Bebè? È semplicissimo. Sono entrato in questa casa in incognito per conoscere meglio il carattere di Gemma e vedere se era degna di mio figlio. Sì, papà, io lo sapevo. E allora cosa devo dire? Sposatevi e chi il cielo vi benedica. Papà, bellezza mia, perché non benedici pure a noi? Come? Sì, papà, benedici pure a loro, che fa? E perché devo benedirli? Perché io gli voglio bene. Bellezza mia. Cavaliere, già che vi trovate benedicendo, fateci la cortesia. Benedite anche a noi. Ma Bettina è già sposata. Lo so, è sposata con me. Con voi? Già. Ma allora il bambino di chi è figlio? Peppinillo, è mio figlio. È il nostro figlio. Già. Ma guarda che faccia tosta dica questa. Oh, voglio vedere se si ricorda ancora. Sì. Eccomi. Comandante, cavaliere eccellenza. Dimmi un po' tu, di chi sei figlio? Vincenzo, ma è padre a me. E questo chi è? Papà. Sì, sono tuo padre che ha passato tanti guai. Tra la miseria vera e la falsa nobiltà. Peccato, ma era così abituato a fare il signore. Il strappo. Pasquale. Sì, scusate. Torno nella miseria, però non mi lamento. Mi basta di sapere che il pubblico è contento.